Benvenuti nel video dedicato alla confezione di un pantalone davanti con un dietro in modo semplice. La prima cosa da fare è prendere il davanti numero 1 e segnare con ago e filo da imbastire crocette che trovo sul fianco e i cerchietti che trovo all'interno gamba. Molto importante è segnare il punto del cavallo. Per riportare questi punti nella stoffa entro perpendicolare con l'ago ed il filo, faccio uscire da sotto l'ago e lascio qualche centimetro. Poi taglio il filo, eseguo questa operazione in tutti i punti che mi interessano. Riportati sulla stoffa i vari punti, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalle stoffe. Tolto il cartamodello dalla stoffa, segno con una X il rovescio del tessuto, da una parte e dall'altra. Poi separo i tessuti, separo anche la marca e taglio in mezzo. Prendo il dietro numero 2 e con il filo da imbastire riporto alcuni punti sul tessuto. I punti importanti sono fondamentali, sono la punta del cavallo e poi se avete riportato sul davanti anche le X che si trovano sul fianco e i cerchietti che si trovano all'interno gamba, li riportate anche sul dietro. Riportati i punti sul tessuto che interessano, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalle stoffe. Segnato con una X il rovescio del tessuto sia da una parte che dall'altra, separo le stoffe e taglio anche i punti segnati con il filo da imbastire. Prendo un dietro con il tessuto dritto rivolto verso l'alto e prendo un davanti. Questo è il davanti, questo è il dritto del tessuto, giro, metto dritto contro dritto e vado a bloccare per primo con gli spilli il fianco. Metto assieme l'inizio con inizio, qui in alto dove c'è la vita, margine con margine, poi le vari punti che ho segnato con la marca per arrivare al fondo. Blocco tutto il fianco con gli spilli, facendo coincidere margini con margini. Prima blocco i punti di riferimento e poi la restante stoffa. Bloccato con gli spilli il fianco del davanti con il fianco del dietro, prendo il cartamodello, misuro i margini che mi vengono indicati e li riporto sul tessuto con il gesso, tutto lungo il fianco. Poi vado a imbastire sopra la linea del gesso. Al posto dell'imbastitura io ho eseguito con la macchina un punto lungo. Il fianco non lo rifinisco ancora perché prima metto assieme tutti i pantaloni e poi bisogna provarlo, dopodiché passo a rifinirlo. Dopo aver messo assieme il fianco vado a mettere insieme l'interno gamba e blocco subito il punto del cavallo del davanti con il punto del cavallo del dietro, tirando proprio i pantaloni così, in questo modo il tessuto. Blocco subito con uno spillo questo punto, blocco con un altro spillo la marca che mi ero fatta, uno dei cerchietti che c'era sul cartamodello, e poi il fondo dei pantaloni. Bloccato questi tre punti vado a mettere altri spilli e blocco margini con margini. Bloccato con gli spilli l'interno gamba del davanti con il dietro, misuro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto con il gesso sul tessuto, tutto lungo l'interno gamba. Poi vado ad imbastire da dove c'è stoffa fin sul fondo dove mi arriva la stoffa. Il medesimo procedimento si fa per mettere assieme l'altra gamba. Quindi prima si parte dal fianco e poi dall'interno gamba. Per mettere assieme la gamba destra con la gamba sinistra bisogna un pantalone metterlo sul dritto del tessuto e l'altro invece tenerlo sul rovescio del tessuto. Prendere il pantalone dritto ed infilarlo all'interno del pantalone rovescio. In questo modo abbiamo il tessuto dritto contro dritto. Si blocca prima la cucitura dell'interno gamba con la cucitura dell'interno gamba e sempre margini con margini, mettendo uno spillo. Si prendono i margini, si lasciano aperti. Neanche l'interno gamba ho rifinito ancora né con la taglia cuci né con lo zigzag, perché prima metto assieme le due gambe, poi le provo e dopodiché passo alla rifinitura. Quindi prima blocco l'interno gamba, poi qui in alto la vita,
dall'altra parte abbiamo la vita del davanti con la vita del davanti, e metto tutti gli spilli attorno al margine. Si forma questa U, vedete, mettendo assieme il davanti con il dietro. Questa è la parte del cavallo del davanti, questa è la parte del cavallo del dietro. Blocco con tutti gli spilli. Bloccato con tutti gli spilli, prendo il cartamodello, misuro i margini che mi vengono indicati, li riporto con il gesso sul tessuto e faccio un'imbastitura sul segno del gesso. Quando arrivo alla cucitura dell'interno gamba, mi fermo a mezzo centimetro prima e saldo l'imbastitura senza prendere dentro i margini, né quelli sopra né quelli sotto. Poi riparto mezzo centimetro dopo, saldo e proseguo la mia imbastitura fino alla vita. Non prendo dentro i margini di cucitura dell'interno gamba perché una volta che ho provato il pantalone bisogna rifinire l'interno gamba, bisogna arrivare fino in cima, fin dove c'è stoffa. E se ho l'imbastitura invece che mi blocca i margini dell'interno gamba, devo toglierla. Dopo aver provato i pantaloni ho rifinito con taglia e cuci prima i fianchi, poi l'interno gamba e per ultimo il cavallo. E sul cavallo del dietro, oltre ad aver fatto la cucitura classica e rifinitura, io con taglia e cuci ma si può fare anche con zig zag, partendo da 2-3 cm dopo la cucitura dell'interno gamba per 8-10 cm sopra la cucitura classica ho eseguito una cucitura che si chiama triplice cucitura, perché questo punto del cavallo bisogna rinforzarlo con questo tipo di cucitura, perché altrimenti quando ci si siede in questo punto esattamente il filo si rompe, mentre con questa cucitura qui questa cucitura è molto resistente. La vita si rifinisce con il cinturino inserendo dentro l'elastico. Nel PDF informativo di questo modello c'è il link per il video dedicato al cinturino con elastico inserito. Cinturino applicato e inserito l'elastico. Se si vuole evitare che l'elastico all'interno giri, si possono fare delle cuciture qui a livello del fianco, qui esternamente, da una parte e dall'altra. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!